È da qualche giorno che sto lavorando a una nuova funzionalità per la prossima versione del gioco, una funzionalità anche bella grossa, vale a dire gli stati di alterazione, quindi sanguinamento, paura, ira, tutta questa cosa che per l'implementazione richiede veramente molto lavoro. Quando all'improvviso succede questo. Ma che cosa fa? Tutti quanti insieme! Bellissimo, bellissimo! In questo video, che come vedete è un po' diverso dal solito, entreremo molto di più nel vivo dello sviluppo e di come mi sono approcciato a questo problema a cui non trovavo alcuna spiegazione. Sarà sicuramente un video un po' più scoppiettante degli altri, quindi alla fine fatemi sapere che cosa ne pensate di questo nuovo formato di video, così se vi piace lo ripeteremo. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale soprattutto per due ragioni. La prima, per supportare il progetto del gioco e aiutarmi a farlo diffondere. La seconda, per aiutarmi a pagare gli psicofarmaci, perché dopo questo video ne avrò veramente molto bisogno. Cominciamo subito! Allora, cominciamo dicendo che la differenza da questa e un'altra generica falla è che questa è pirotecnica, perché è incredibile, normalmente le altre falle fanno crashare il gioco e basta. Stavolta invece è meraviglioso, perché tutti se ne vanno dove cavolo gli pare, cominciano i turni, finiscono, non si capisce niente. Quindi la prima volta che io l'ho vista non avevo nemmeno la minima idea di quale potesse essere la causa, perché sembrava una cosa così tanto diffusa nel sistema che appena l'ho vista mi ha fatto pensare: qua mi sa che ho sbagliato tutto. Però era già sera, dovevo andare a dormire, quindi ho chiuso il computer e mi sono detto lo guardo domani. Oggi ho ripreso il progetto e la prima cosa che ho dovuto fare ovviamente è stata cercare di replicare la falla, cioè capire esattamente quando accadesse. E c'è una cosa di cui io non mi ero accorto subito, che era una cosa semplicissima, perché era quello su cui stavo lavorando. Ecco che avevo già la prima strada su cui indagare. Vale a dire, questa falla accadeva con una specifica mossa, cioè la parata. E la parata è l'unica mossa che per adesso è configurata per applicare uno stato di alterazione al personaggio. Se io lo clicco, in questo caso mostra il sanguinamento, cioè meno 5% di vita ogni turno. E infatti è proprio adesso che si rimbambisce. Poi ho notato una seconda cosa: il turno seguente ha durata 0 e il gioco passa direttamente al turno successivo e poi passa al successivo ancora e al successivo ancora, e diventa tutto sto casino dove i nemici si muovono nelle casselle rosse, eccetera eccetera eccetera. E qui le prime risposte cominciavano a essere all'interno del codice, perché il codice come funziona? C'è una funzione che si chiama inizio turno, che avvia il turno, e c'è una funzione che si chiama fine turno, e guardando quello che succede nel gioco diventa chiaro che vengono chiamate in continuazione l'una dopo l'altra senza aspettare che effettivamente nel turno avvenga qualcosa. E allora qui mi è venuta in mente la prima istruzione pratica, cioè quali funzioni chiamano la funzione fine turno? Perché è tutto lì che comincia, e mi sono detto: ma vuoi vedere che fine turno è chiamata contemporaneamente da più parti e poi magari fine turno fa un altro inizio turno mentre altre funzioni fanno inizio turno? Insomma, la strada già oggi pomeriggio stava cominciando un attimo a delinearsi. E quindi ho cominciato a lavorarci. E cominciando a lavorarci mi sono reso conto che non era così semplice, perché io modificavo qualcosa qua e là che magari era oggettivamente sbagliata a livello logico e concettuale, ma il problema rimaneva. Anzi, a un certo punto ha persino cominciato a peggiorare, nonostante io facevo le correzioni e il gioco peggiorava. Mi dicevo: quindi metto le mani a posto, ho cancellato la commissione su GitHub e mi sono detto: facciamo uno schema di come funziona il maledetto codice. Tutto parte da inizio turno generale. Ammettiamo che sia il turno di un personaggio. Si avvia inizio turno del personaggio. Questo avvia fase movimento, che permette al personaggio di muoversi, e selezionando la mossa per attaccare, la mossa imposta gli stati e poi fa partire la funzione attacco. La funzione attacco funziona in questo modo, cioè per ogni difensore che trova, quindi per ogni bersaglio della mossa, calcola il danno, e se la vita del nemico dopo l'attacco continua a essere maggiore di 0 lo fa arretrare, altrimenti lo uccide. Alla fine della funzione attacco, questa chiama fine turno. Vediamo adesso l'altra parte, cioè quella del nemico. Se c'è inizio turno generale avvia inizio turno del nemico. Inizio turno del nemico avvia movimento, che avvia scelta mossa. Scelta mossa, se trova un bersaglio possibile, avvia scelta bersaglio. Se la scelta bersaglio trova effettivamente un bersaglio plausibile, allora fa partire attacco, e succede la stessa cosa di prima. In alternativa, quando è il turno del personaggio, si può anche premere il pulsante aspetta, che a sua volta chiama fine turno. L'unica cosa
che adesso rimane è capire cosa fa fine turno. Fine turno chiama aggiorna stati avvia stato.esegui, quest'ultima nel caso in cui lo stato dovesse rimuovere della vita, cosa fa? Ovviamente fa attacco calcola il danno, quando è finita chiama fine turno chiama aggiorna stati, che poi fa esegui, che chiama attacco, che chiama fine turno, che chiama esegui, ma mannaggia. Benissimo, complimenti, un applauso a me. Io mi ammazzo, io non cioè è assurdo, io non lo so. Quindi adesso che cosa si fa? Beh, di base iscriversi al canale e lasciare un mi piace, magari un commento sotto al video anche per prendermi per il culo sarebbe effettivamente di aiuto, almeno condivido il dolore perché... Ricostruiamo lo schema del gioco. E rieccoci qua con uno schema rifatto per il codice della lotta che si spera che stavolta funzioni, almeno concettualmente così sembra. Come funzionano quindi le cose adesso? Come prima, ammettendo di essere nel turno di un personaggio, inizio turno generale chiama inizio turno del personaggio che avvia la fase del movimento e che permette di fare l'azione d'attacco. Dalla parte dei nemici succede la stessa cosa con un percorso un po' diverso, le cose iniziano a cambiare in questo punto, cioè che il combattente corrente sia nemico o personaggio, prima di arrivare alla funzione attacco assegna gli stati e aggiunge gli stati della stessa mossa. Calcola il danno per ogni difensore esattamente come prima, e quello che veramente adesso fa la differenza è che c'è una funzione in più che separa attacco da fine turno, e questa funzione nuova sarebbe aggiorna stati combattenti. Funzionerà che per ogni combattente che ha uno stato di alterazione viene eseguito aggiorna stati chiama stato.esegui, che però non chiama più attacco ma chiama una funzione diversa che fa una cosa comunque simile alla funzione d'attacco ma è comunque separata. Questa funzione calcola il danno, se la vita del bersaglio arriva a 0 lo uccide, ma soltanto dopo che tutta questa funzione aggiorna stati combattenti è terminata, allora viene chiamato fine turno. In questo modo non c'è più quella componente ciclica imbarazzante, perciò basandomi su questo schema il codice dovrebbe poter funzionare. Quindi prendiamoci questi 3 secondi di stacco, giusto per darmi il tempo di ricostruire mezzo codice, magari prendetevi questo poco tempo per valutare l'idea di aprire la pagina di itch del gioco, per esempio, da cui, ma lo dico giusto per dire, potreste scaricare il gioco e provarlo e magari farmi sapere anche che ne pensate. Poi se avete un po' di tempo magari anche lasciate un commentino. Funziona! Non che siano passati diversi giorni dall'ultima parte di video a questa parte di video, no, assolutamente. Però nel frattempo non è stata introdotta soltanto la correzione a questa falla, ma ho fatto diversi passi in avanti. Adesso c'è anche la possibilità di manipolare il tasso di critico, la velocità del turno, tutte le statistiche, anche la possibilità di recuperare vita durante i turni. E anche i nemici adesso possono imporre delle alterazioni di stato ai personaggi. Ma di tutte queste novità naturalmente vi parlerò nel video che farò in futuro dedicato al prossimo aggiornamento. Piuttosto vi ringrazio di essere arrivati fino alla fine. Diciamo che questo video era un po' un esperimento per collaudare il pubblico, l'algoritmo, come YouTube riceve certi video, perché sono in una fase in cui non ho ancora ben capito come minchia debba fare a far notare i miei video su YouTube. Per finire, il prossimo video dovrebbe effettivamente essere quello in cui parlo delle novità al menu principale, però non so se impostarlo come ai video precedenti, cioè come lista di quello che è cambiato, oppure un po' di più come questo video, cioè come ho realizzato il menu principale e le sue novità. Fatemi sapere voi che cosa ne pensiate. Vi ricordo per l'ultima volta di iscrivervi al canale, grazie ancora per essere arrivati fino alla fine e ciao ciao!